Dopo essere stati qualche giorno nell'entroterra siciliano, siamo tornati sulla costa, più precisamente ad Agrigento. Siamo qui per vari motivi e no, stavolta il cibo non c'entra. Prima di tutto siamo in uno di quei luoghi dove il passato è così passato che è un'emozione anche solo stare accanto a una colonna del 450 a.C. Cioè 450 a.C. e sta ancora in piedi. E poi questa è la terra di grandi scrittori. Quando uno è contento di se stesso ama l'umanità, diceva Pirandello. Se solo fossimo tutti un po' più contenti di noi stessi. E come fai a dargli torto a tutti quelli che si sono ispirati alla Sicilia? Oggi abbiamo persino trovato un posto poco conosciuto ma che sembra esca da un romanzo per quanto è bello e selvaggio. Certo, anche a un lato decisamente più malizioso, ma fa tutto parte del capitolo che chilometro dopo chilometro stiamo scrivendo in questa isola. O per citare sempre Pirandello, la vita è piena di infinite assurdità. Si riconferma la tradizione del risveglio ai cimiteri. Anche qua. Un sacco di Quanta bambini. vita al cimitero! Alle ore 7. Stamattina colazione velocissima e abbiamo lasciato il parcheggio delle follie, ci siamo già incamminati verso questa valle incantata. Attenzione, oggi ragazzi, Valle dei Templi di Agrigento, ce l'abbiamo proprio di fronte a noi e addirittura stiamo proprio in anticipo, non hanno neanche aperto i cancelli, noi siamo già pronti per entrare, un po' come le signore coreane. Che c'entra i coreani? Al supermercato, che si mettono in coda prima che apre il supermercato, tipo ore prima, tipo Vasco. Allora io ho pensato un'altra Tipo cosa. concerto di Vasco. Esatto, cioè pensavo come quando vai la sera prima al concerto, ti metti in coda per La entrare stessa- per primo. Anche Tu le le- signore coreane al supermercato. Le signore coreane fanno la stessa cosa tutti i giorni. Devo ammettere che sono Vasco non ha cattivissime. inventato niente. Sono cattivi. Come vedete non siamo le uniche signore coreane, perché qua sono tantissime quelle che si sono messe in coda con noi per accedere, ragazzi, a uno dei monumenti più importanti dell'Italia intera. E attenzione, piccolo trick, perché ogni prima domenica del mese in Italia tantissimi monumenti e tantissimi musei sono gratuiti, quindi forse è anche per quello che siamo in tanti coreani oggi ad ammirare questa bellezza. Siamo di fronte al tempio di Giunone. Non sto piangendo, anche se devo dire che è un posto molto emozionante da visitare. Già all'ingresso non delude le aspettative perché è la Valle dei Templi e partiamo con un mega tempio del 450 a.C. con tutto questo colonnato a circondare la parte esterna del tempio. Una delle caratteristiche proprio della Valle dei Templi è che è stata costruita su un promontorio. Da un lato si vede la città di Agrigento, là in fondo, e dall'altro lato invece c'è il mare. Angela, però non ci hai detto perché stai piangendo? Sto piangendo perché mi è entrata la crema solare. Come ho fatto il solito errore che facevo anche in Australia, mi mette la protezione 50 e poi me la metto negli occhi. Questo, ragazzi, è il parco archeologico più grande d'Europa, 1300 ettari, ed è immerso tra ulivi, mandorli e agrumeti. Mancano soltanto i melanzani, i ricotti e i pistacchieti e siamo praticamente alla sintesi della cucina siciliana. La Valle dei Templi nasce su quella che era la città di Akragas, un'antica città che è stata fondata nel VI secolo a.C. Alle mie spalle ci sono i resti delle mura, perché in origine era circondata da una cinta di mura di 12 km, ma il fatto che ci siano questi nicchie nelle mura ci fa capire che durante il corso della storia ha cambiato funzione, perché questa poi è diventata una necropoli. Oggi per Angela è un giorno di festa perché si possono fare un sacco di momenti Angela, e però devo dire solo una cosa, io mi permetto di dire solo una cosa: con quel coniglietto non sei proprio del tutto credibile, però cioè... Lui è il coniglietto con l'audioguida e mi suggerisce le cose. Ecco, c'è una comunicazione No, in realtà diretta. ci sono un sacco di guide, no? Sapete quando ci sono le guide io mi infilo a ascoltare. Il problema è che sono lingue incomprensibili, mi sono capitate tutte le lingue e non ho capito una parola, Il purtroppo. tedesco, ma perché no, ma il questo era tedesco? tipo svedese, era una roba complicatissima. Poi
comunque questa cinta di mura aveva in realtà 9 porte di accesso. La funzione principale era quella di difendere tutta questa zona, che era la zona dove erano costruite i templi per le divinità, quindi la zona più sacra di tutta la città. E da qua adesso vedete rimangono solo alcuni frammenti di quello che era, che sono stati distrutti nel corso dei tempi da guerre e terremoti, però rimangono una vera e propria finestra su quello che è il mare da questo lato. Grazie alla radioguida del coniglietto. Siamo arrivati adesso, ragazzi, al simbolo della Valle dei Templi, il tempio meglio conservato di tutti, che è questo qui, è il Tempio della Concordia. 6 colonne davanti, 13 di lato, è quello meglio conservato perché è stato costruito anche lui nel 440 a.C., cioè sto dicendo dei numeri che sono una roba folle pensare che queste cose siano ancora in piedi, ma si è conservato così bene perché nel VI secolo d.C. l'hanno trasformato in una basilica cristiana, quindi è stato conservato. Noi adesso lo vediamo così, che questa è la pietra originale sotto, ma in realtà dobbiamo immaginarcelo tutto di un altro colore perché era completamente ricoperto di stucchi. Momento, combattiamo il caldo. Bella tosta oggi. Adesso fai un po' una scena sexy in cui tiri indietro la chioma bagnata. Esatto. Più o meno, diciamo. Sì, la immaginavo un po' diversa forse. Sotto questo cespuglio di rosmarino fittissimo e profumatissimo si estende quello che è un ipogeo, cioè tutta una serie di tombe sotterranee che sono state costruite in realtà non soltanto qui, ma proprio sotto tutto il giardino che collega i diversi templi. Queste 8 colonne sono tutto quello che resta del Tempio di Ercole, che è il tempio più antico di tutta la Valle dei Templi. Stiamo parlando del VI secolo a.C. Qui bisogna fare uno sforzo di immaginazione ancora più vivo e più ampio, perché dobbiamo immaginarcelo tutto costruito gigantesco con un tetto spiovente, con addirittura delle statue dei leoni in cima. Abbiamo fatto una visita solo andata, siamo entrati da un cancello, poi siamo usciti dall'altro, ce la siamo fatta tutta quanta a piedi e siamo fatti una bella sudacchiata, c'era una bella fontana, per fortuna ci siamo sciacquati un po'. E qua intanto è l'ingresso da cui siamo entrati noi, c'è un bel movimento ancora, anche se adesso fa decisamente più caldo rispetto a prima. Siamo venuti adesso a visitare questa casa che sembra una casa qualunque vista da fuori, ma in realtà qui è nato uno dei drammaturghi più importanti italiani, uno degli scrittori anche più famosi, cioè Luigi Pirandello. Come lui stesso ha detto, è nato nel caos perché la contrada di Agrigento si chiamava Cavus, è qui che lui è nato quando la famiglia si è trasferita qui perché c'era un'epidemia di colera. Nasce da una famiglia molto agiata e la sua storia però è una storia travagliata, una storia d'amore con questa donna che però ha problemi di salute mentale, e questo ispira moltissimi dei suoi racconti in cui lui va a trattare dei temi molto profondi che riguardano l'interiorità. Stiamo percorrendo questo sentiero per andare alla tomba di Pirandello, che nelle sue ultime volontà ha espresso il desiderio di essere seppellito, non lui ma le sue ceneri, sotto un albero di pino con la vista del mare dove è cresciuto. Lui in realtà è nato soltanto a Girgenti, perché Agrigento un tempo si chiamava Girgenti, è solo nato qui e poi ha vissuto il resto della sua vita in giro per l'Italia e per il mondo, però appunto ha espresso questo desiderio di tornare dopo la morte a casa sua.
E dopo la storia e la letteratura, ragazzi, passiamo alla natura. Che rima. Ecco, fa anche rima, Pirandello ispira, Eccola. Angela. Comunque ci sono talmente tante robe, tutte vicine, e che non si fa neanche in tempo praticamente a metabolizzare quello che si è visto, che già si passa a una roba completamente diversa. Tutto molto ravvicinato in Italia, tutto molto differenzioso, come si suol dire. Differenzioso anche questo Pirandello. Ecco, sicuramente. Siamo arrivati adesso sulle famose scogliere del luogo e infatti da questo lato le possiamo vedere. Ah no, le vedevamo prima, non si vedono più. Ecco, stanno comparendo di fronte da questo lato. Ma hai visto che colore che ha il mare? Piatto, piatto. Questo è un luogo sicuramente meno conosciuto rispetto alla famosissima Scala dei Turchi, che è stato per noi un mini flop, soprattutto insomma per l'affluenza e la gestione un po' che non ci è piaciuta particolarmente, di un patrimonio comunque naturale che dovrebbe essere di tutti, come recitano anche i cartelli all'interno tra l'altro della Scala dei Turchi. Qua invece siamo in un luogo che è molto simile, chiaramente tutta la zona è simile perché è la conformazione di questo territorio è simile, però qui diciamo che riusciamo ad essere molto più tranquilli, molto più in pace con la natura e infatti stiamo camminando su questa scogliera da una decina di minuti e qua sotto, eccole, si vedono delle scogliere molto molto simili. Questo è il primo panorama che abbiamo di questo luogo che si chiama Capobianco ed è bianco per un motivo, chiaramente per il bianco di queste falesie. Attenzione perché Angela mi ha chiamato da questo lato, a quanto pare la vista da qua è ancora meglio. No, figo. Siamo proprio sopra, vedi? Sembra, guarda, neve quasi che scende fino al mare. Ok, ci hanno detto che la discesa è questa. Ok. Ma in che senso, cioè? No, vabbè, l'ho visto che no, questo pezzo l'ho visto, è facile. Sì. Poi lì non ho ben capito e vabbè, poi vediamo. In caso ci fermiamo là e torniamo su. Ok, però c'è tanta gente in spiaggia. C'è un sacco di gente, sì. La gente è scesa, in qualche modo si scende. Ah, però scusami, guarda qua che cosa abbiamo davanti, ecco. Sì, non veramente. facciamoci annebbiare da questa cosa perché la bellezza è tanta, è abbondante. Ok, abbiamo fatto il primo pezzo abbastanza semplice. Questa parte però c'è tipo questa linea, si vede una linea, va seguita la linea proprio. Sì, in pratica è una scala anche questa, solo che è fatta i gradini discendenti, quindi noi ne passiamo da un gradino all'altro in pratica per arrivare al sentiero là sotto. Attenzione perché il bianco è accecante, capo bianco infatti. Comunque è gesso, dai. È gesso, sì. Ci siamo arrivati. Sono sporcata tutta perché in pratica sembra gesso, no? Per cui ti rimane attaccata tutta la polvere bianca sulle mani anche su tutti i vestiti. Com'è la grotta? Bella. Entri spaziosa, bella vista. C'è anche il camino? Sì. Ma la continua davvero. Va su, Dai, Va su tanto. Sta cosa. Ma quindi dall'alto si è formata. O dall'alto o con l'acqua. Che saliva continuamente. Secondo me ci Chissà. abita qualche uccellino là Direi di sopra. sì. C'è anche lo sgabello per ammirare. Qua ci si siede e si guarda il panorama. Dopo lo sgabello migliora pure, anzi è nettamente meglio.
Siamo degli ingenui, ragazzi, siamo proprio degli ingenui, perché questo posto è bellissimo, unico, difficile anche da raggiungere, panorama spettacolare, poca gente e ci sono tutti quegli ingredienti lì. Tutti gli ingredienti perfetti per la perfetta spiaggia naturista. Si sa, le spiagge naturiste sono sempre così. le più belle, cioè non c'è niente da fare. Ce ne siamo accorti tipo un'ora dopo che eravamo lì Sì. e a un certo punto abbiamo detto, ma forse... Lì c'è tipo un confine, da quello che adesso comincio a capire, Sì. e tipo di qua... No, anche. Anche di qua? È uguale, sì. Ah, di là, No, ok. non diciamo che ha molte insenature, molti Ma questo non è un anfratti. problema, oh, Anzi, calma, cioè no, non è nessun problema, anzi, noi stiamo tranquilli, a nostro agio, non c'è problema. E che proprio qui si è un po' andati oltre. Diciamo che è una spiaggia di incontri. Eh sì, Sì, quindi si va oltre, diciamo. cioè il nudismo non è un problema, solo che poi, visto che già si è nudi, tante persone magari, Si lasciano qui prendere. tante, io non avevo mai visto una cosa del genere, mai, e che appunto si scavalla verso un'altra cosa, e allora si passa all'azione e a quel punto no, non ci si sente più a proprio agio. Esatto. Vabbè, noi intanto risaliamo, Ecco. in mutande sto risalendo, su questo accecante bianco. Stiamo tornando al parcheggio, che è il parcheggio gratuito della area archeologica Eraclea Minoa. Difficile da ricordare, qua è gratuito, ma in generale da quando siamo in Sicilia non stiamo pagando per i parcheggi. Un po' perché evitiamo di parcheggiare proprio di fronte, accanto alle attrazioni, ma stiamo un pochino più lontani, ci facciamo un pezzetto a piedi per evitare i costi di parcheggio che possono andare dai 5 euro anche a 20-25 euro. Quindi stando un pochino più lontani, facendo un pezzo a piedi, poi chiaramente in bassa stagione, anzi pre-alta stagione, il tempo anche consente di farsi quel pezzetto in più a piedi, e quindi approfittiamo di questa cosa per evitare questi costi che comunque possono essere anche alti. Abbiamo pagato solo una volta un parcheggio, è stato a Catania, però essendo città ci siamo trovati molto bene in quel caso e i costi sono stati anche abbastanza contenuti. E per restare in tema di parcheggi, ragazzi, siamo teletrasportati al porto di Sciacca. Abbiamo parcheggiato anche qui gratuitamente, di là c'è il porto e da questo lato questa bellezza, cioè questa rocciona che è appoggiata qui, e la spiaggia di Sciacca, che devo dire è più bella con gli occhiali perché viene fuori proprio quel blu del mare. Anche oggi non c'è voglia di camminare e quindi si è attaccata a me. Aiuto! Allora ragazzi, metto un attimo in difficoltà Angela, sapete che a me piace molto. Allora, siamo di fronte a questa che è la statua di Vincenzo Licata, un famoso poeta di Sciacca, e lei, Angela, ci reciterà una sua famosissima poesia. Eh sì, Questo è tradimento però, perché prima l'hai letta tu, scusa. È in siciliano, ma sì. È in siciliano, vai. Ci provo, Vai. ci provo, scusate. Allora. Fino a quando lo soli a lumatinu affaccia Sciacca e illumina stumari, non ti perdiri d'aria, un ti scantari, una speranza ti sarà vicino. Ma che brava! L'ho letta bene? Anzi, che bravo! Tu sei proprio bravo, Angelu! Che stai Bravo! Che ci sono troppe U. Tante U, in effetti. Brava Angela, brava. Promossa, Un applauso. Che cos'è sta roba? Non avevo la mano occupata. Questo è il sole ti Brava. fa male a te. Bando alle ciance ragazzi, questo è il porto di Sciacca. C'è una nave che è affondata da questo lato e poi tutte le barchette dei pescatori. Lì addirittura un cantiere di navi che stanno costruendo, e dietro sullo sfondo la cittadina di Sciacca che è arroccata là sopra. Mentre sullo sfondo abbiamo tutta Sciacca, che devo dire ricorda un pochino la Liguria, per come Vero. sono queste case una accanto all'altra tutte colorate. Qui di fronte abbiamo invece queste barchette che sono quelle per la pesca con la lampara, infatti si vedono le mega lampadine proprio qui che servono per illuminare di notte quando vanno a pesca. Allora, uno dei problemi di parcheggiare al porto è che poi devi salire perché è tutta in salita, però abbiamo trovato una delle scalinate più belle di sempre, ma soprattutto i signori qui nei vicoli dietro che stanno giocando a carte. Se non sbaglio Fantastico. stanno giocando a scopa. Però questa è la scalinata
La scalinata che vedete, per salire ti fa fare tutto uno zigzag, perché altrimenti sarebbe davvero ripidissima. È una scalinata artistica, infatti è fatta con tutte queste piastrelle colorate e si sale così a zigzag. Faccia provata dopo la salita che sembra un'arrampicata, e allora cosa fai se non prenderti una bella granita che sembra gelato? Questo sembra gelato, per come... scusate. Per come è cremosa, traduco io. Cremosissima. Io invece l'ho presa al limone e gelsi. Gelsi ragazzi è di stagione, io faccio l'assaggio. Ovvio, è buonissima, l'ho già assaggiata. Buona, e anche il limone. Molto più fresche. Buone. Stanno bene insieme. Abbiamo preso anche un paninello. Questa è la brioche di Sciacca, piccolina. Questa è praticamente il tuppo delle altre. In pratica. Effettivamente è così. Ma va bene così, va bene così. Va bene, buona Questa granita. è reintegrazione di sali minerali dopo la scalata. Ecco. Piccolo momento prezzi che mi accorgo non facciamo da un po'. Allora, per queste due piccole granite e la brioche abbiamo speso 6,50 €, che sono tanti rispetto a altre zone della Sicilia, perché Catania e Messina le abbiamo trovate molto più economiche rispetto a questa parte sud. Da quando siamo qui a sud ci siamo accorti che i prezzi sono un pochino più alti. È anche vero che adesso siamo proprio nel centro storico di Sciacca, perché questo qui è proprio il corso, però abbiamo notato che anche se ti sposti un po' più fuori non cambia di moltissimo la cosa, sono più o meno tutti livellati su questo livello. Mi piace il livellati su questo livello. Rende l'idea. Rende l'idea. Ecco, invece per quanto riguarda tipo i rustici, quindi quando prendiamo, non so, pizzettine, cose varie, bene o male sì, anche in questo caso sono un pochino più alti, per esempio di Catania, però siamo sempre intorno più o meno ai 2 euro, 2,50 € per un pezzetto di rosticceria, che potrebbe essere anche bello corposo. E quindi ecco, è un discorso un po', cioè dipende dalla zona, non è che si spenda proprio tantissimo. Poi va bene, nel nostro caso chiaramente non avendo da spendere per dormire e facendo anche pochi chilometri in questo periodo, perché abbiamo fatto benzina pochissime volte, visto che sono tantissime attrazioni ravvicinate, quindi non so, fai 30 km, 50 km, bene o male la benzina si fa una volta a settimana, e quindi anche da quel punto di vista i costi li stiamo tenendo sotto controllo, quindi ci passiamo un po' questi sfizietti ogni tanto che ci stanno. E comunque ecco sì, nonostante non siano chiaramente i prezzi del sud-est asiatico, sono comunque abbordabili quando hai poche spese per quanto riguarda tutto il resto, quindi vanno bene anche i 6,50 € per la granita. Proprio nel centro di Sciacca ci siamo imbattuti in questo cortile che si chiama Cortile Carini. Abbasso la voce perché chiaramente l'artista che ha creato questo luogo vuole che ci si comporti con educazione, stando tranquilli in questa zona, anche perché siamo in piena zona abitata. Qua ci sono varie case, siamo sotto praticamente questa roccia. E questo è il cortile che abbiamo davanti, che è stato decorato con tutto quello che l'artista è riuscito a recuperare sia dalla spiaggia, quindi infatti queste qua per esempio sono delle reti, che in giro, quindi recuperando del materiale che è stato trovato in giro gratuitamente, e ha creato tutte queste opere d'arte in questo cortile che è pieno di colore. Aprite questo sportello e vedrete l'animale più distruttivo al mondo. L'artista in questione si chiama Giulio Lorubbio, detto Cocciuto, proprio perché la sua arte si esprime attraverso i cocci, cioè lui va a raccogliere questi cocci per creare delle figure diverse che rendono proprio più allegro un piccolo quartiere come questo. Prima di arrivare alla tappa finale di questa sera, facciamo un piccolo riassunto dell'itinerario che abbiamo fatto finora in Sicilia. Dopo essere sbarcati a Messina, anzi 3 mestieri per l'esattezza, siamo scesi verso Taormina iniziando un giro in senso orario della Sicilia. Abbiamo praticamente circumnavigato il mitico Etna prima di immergerci nella vita di Catania, la più grande sorpresa finora in Sicilia. Poi giù fino al punto più a sud d'Italia, Lampedusa esclusa, prima di farci girare la testa nel barocco più barocco che ci sia di Modica, Ragusa, Scicli e Noto.
Poi ci siamo infilati nell'entroterra fino a Enna, il capoluogo di provincia più alto d'Italia. Abbiamo preso un bel caffè ad Alia prima di immergerci nella tomba di Minosse e ci siamo ricatapultati sulla costa fino ad Agrigento. Poi il resto è quello che è successo in questo video, quindi Valle dei Templi, mare e Sciacca. L'abbiamo trovato, ragazzi, il parcheggio di stanotte. Siamo di fronte a questo lago che si chiama Lago Arancio, ma non è per niente arancio, cioè le motivazioni del nome non le sappiamo, non le conosciamo. È un lago artificiale ed è impossibile accedere perché è tutto recintato, non si può fare il bagno, quindi non è balneabile. E però questa è la vista. Là dietro c'è Sambuca di Sicilia che visiteremo domani. E niente, ragazzi, tranquillità totale per stasera. Infatti Angela se la sta rilassando. Abbiamo tirato fuori il divano e quindi in questa zona ce ne stiamo tranquilli. Adesso il sole è lì, quindi mancano ancora forse 2 orette e mezza. Angela sul divano. Sul divano, sono comodissima. Sto osservando però che ci sono un sacco di moscerini. È pieno di questi moscerini minuscoli. Sì, e tra l'altro si attaccano proprio al grigio della macchina. Guarda quanti sono. Per ora non ne stanno entrando tanti. Cioè, Svolacchiano. è entrato 1 o 2 forse rispetto a quello che c'è fuori. Sì, infatti. Si vede che non gli piace l'interno, solo l'esterno, se ne stanno lì appiccicati. Eccoli qua. Cioè, a un certo punto sembrano anche delle zecchette, ma volano. No, sono troppo piccoli. Sono moscerini di strani. lago arancione. Sì. Sta passando un bel gregge di pecore proprio qui dietro, guarda che bella tutta la loro lana. Anche gli agnellini ci sono. Adesso sto attenta che non ci sia il pastore, perché già sappiamo, sennò che sono problemi. Il pastore non ci può vedere, siamo dietro il vetro nero, quindi esatto, quindi siamo abbastanza tranquilli, ma sono solo pecore in questo caso. Qui lo chef approva? Ha non provato? non attacca ancora. Ah, bene, si è Perfetto, staccata. si stacca. È un po' questa padella è un po' appiccichina, leggermente appiccichina. Dobbiamo aspettare un attimo, più pazienza ci vuole. Intanto qui si è appannato tutto il vetro davanti perché stiamo tenendo tutto chiuso per gli insettini fuori che ci osservano da fuori, guarda. Qua, non possiamo più uscire. Siamo chiusi qui dentro dopo le pecore. Io dovevo andare a fare la pipì, ma c'era il cane pastore qua fuori anche. Viaggiare è il nostro modo di respirare in un mondo che altrimenti ci lascerebbe in apnea per il dolore. Quelle colonne, quelle dell'inizio, sì, quelle della Valle dei Templi, chissà quante ne hanno viste. Distruzione e ricostruzione, orrore e bellezza hanno attraversato la storia per arrivare fino a noi, fino a questo momento storico che vede l'umanità più che mai sull'orlo del baratro, o forse già dentro quel baratro. Viaggiare è da sempre il modo migliore che conosciamo per circondarci di bellezza, di bontà, di allegria, di umanità, in un mondo che, se guardiamo le news, sembra non averne più. E poi è un'arma potentissima che abbatte le barriere, cancella il razzismo e quell'idea radicata che ci sia qualcuno migliore di qualcun altro. Viaggiare ha il potere di farti gioire con sconosciuti anche per cose minuscole e di farti sentire una stretta allo stomaco quando scopri che c'è qualcosa che non va. Questo video, questi quasi 30 minuti, speriamo abbiano aiutato anche te a distrarti, a sorridere e a respirare in questo mondo in apnea. Grazie per aver viaggiato con noi e se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, un abbraccione di gruppo. PS, continuiamo a cercare la bellezza anche nei giorni più difficili.